Ciao a tutti! Oggi vi porto con me in una delle attività che mi piacciono meno, fare la spesa. A differenza di molte persone che potrebbero godersi l'uscita, trovo tutto il processo noioso e che richiede molto tempo. Per ridurre al minimo il numero di viaggi che devo fare, preferisco fare la spesa solo una volta al mese. In questo modo posso fare scorta di tutto ciò di cui abbiamo bisogno in un'unica volta ed evitare visite frequenti al negozio. Tuttavia, essere organizzati è la chiave per rendere questo compito sopportabile. Inizio la mia giornata presto, armata di una tazza di caffè forte per aumentare la mia motivazione. Il primo passo è fare un inventario di ciò che abbiamo già. Passo in rassegna il frigorifero, annotando qualsiasi articolo che sta per finire o che è stato completamente esaurito. Il frigorifero è quasi vuoto, tranne per alcune uova, un po' di latte e un blocco di formaggio a metà. Successivamente passo alla dispensa. Apro le porte e scansiono gli scaffali, controllando i prodotti di base come riso, pasta e cibi in scatola. Mi accorgo che la scorta di pomodori in scatola è bassa e che siamo senza fagioli neri e ceci. Controllo anche la rastrelliera delle spezie, assicurandomi di avere abbastanza erbe e spezie per le ricette che ho in mente. L'ultima tappa è il congelatore, dove trovo alcune porzioni rimanenti di pasti preparati in precedenza e alcune verdure surgelate. Prendo nota di tutti questi articoli per evitare di comprare duplicati. Con un'idea chiara di ciò che abbiamo a disposizione, mi siedo con il mio raccoglitore di ricette. Decido i pasti che preparerò per il mese, puntando su un mix di stufati sostanziosi, pasta e cene veloci per le serate impegnative. Elenco attentamente tutti gli ingredienti necessari per queste ricette. Poi confronto la mia lista con l'inventario che ho fatto, rimuovendo tutto ciò che ho già. In questo modo mi assicuro di comprare solo ciò che è necessario, evitando sprechi e risparmiando denaro. Il mio approccio alla cucina è raddoppiare e replicare le ricette. Questo mi permette di conservare porzioni pronte nei contenitori, rendendo facile prendere un pasto fatto in casa ogni volta che serve. È un sistema che funziona bene per la nostra famiglia, evitandomi di dover cucinare ogni giorno e assicurandomi che abbiamo sempre qualcosa di delizioso a portata di mano. Con la mia lista della spesa completa, prendo le mie borse riutilizzabili e mi preparo per uscire. Mi assicuro di avere il portafoglio, le chiavi e il telefono pronti e ricontrollo la lista per essere sicura di non aver dimenticato nulla. Il pensiero del supermercato affollato è scoraggiante, ma sapere che questo viaggio ci preparerà per tutto il mese mi dà la motivazione per andare avanti. Il viaggio verso il supermercato è tranquillo, dandomi il tempo di rivedere mentalmente il mio piano. Preferisco iniziare nel reparto frutta e verdura, dove posso selezionare i frutti e le verdure più freschi, per poi proseguire attraverso il negozio in un ordine logico per assicurarmi di non dimenticare nulla. Parcheggio l'auto e prendo le mie borse riutilizzabili. Faccio un respiro profondo, pronta ad affrontare il compito che mi aspetta. Fare la spesa una volta al mese richiede una pianificazione e un'organizzazione accurata, ma il risultato ne vale la pena. Sapere che presto avrò una cucina completamente rifornita e un congelatore pieno di pasti pronti mi aiuta a rimanere concentrata e motivata. Una volta al supermercato prendo un carrello e inizio la mia spesa con gli essenziali. Per prima cosa mi dirigo verso il reparto carni. Prendo un grande pacco di manzo, dei petti di pollo e un paio di confezioni di braciole di maiale senza osso. Questi costituiranno la base di molti pasti, fornendo le proteine necessarie alla nostra dieta. Controllo attentamente le date di scadenza per assicurarmi che tutto rimanga fresco fino a quando potrò prepararlo e congelarlo. Successivamente mi sposto nella sezione delle verdure. Carico una varietà di verdure fresche, carote, peperoni, spinaci, broccoli e patate dolci. Prendo anche delle cipolle e dell'aglio, essenziali per aggiungere sapore a molti piatti. I colori vivaci e gli odori freschi sono una piccola nota positiva, in un compito altrimenti noioso. Sistemata la frutta e la verdura, mi sposto verso i prodotti base della dispensa. Riempio il carrello con riso, pasta, quinoa e una varietà di cibi in scatola, come pomodori, fagioli neri e ceci.
Prendo anche dell'olio d'oliva, varie spezie e alcune scatole di brodo di pollo, tutti ingredienti cruciali per le mie preparazioni. La corsia dei latticini è la prossima. Aggiungo latte, un paio di blocchi di formaggio, yogurt e un po' di burro al carrello. Questi articoli sono importanti sia per cucinare che per il consumo quotidiano. Mi assicuro di prendere abbastanza per durare tutto il mese, ma non così tanto da farlo deteriorare. Infine, faccio una rapida sosta nella sezione della frutta per prendere della frutta fresca, mele, banane, arance e alcuni pacchetti di bacche. Sono perfetti per spuntini, colazione e per aggiungere a varie ricette. Dopo quella che sembra una lunga ma efficiente spesa, mi dirigo alla cassa, la cassiera passa i miei articoli allo scanner e il totale arriva a 82,50. Passo la mia carta e ringrazio la cassiera, sollevata che la parte della spesa della mia giornata sia quasi finita. Carico la spesa in macchina, posizionando attentamente le borse per evitare di schiacciare gli articoli delicati. Il viaggio di ritorno a casa è accompagnato da un senso di soddisfazione, sapendo che non dovrò rifare tutto questo per un altro mese. Tornata a casa, inizio a sistemare tutto. I prodotti freschi vanno in frigo, assicurandomi che rimangano croccanti. Divido la carne in porzioni per i pasti e le ripongo nel congelatore. Gli articoli della dispensa sono ordinatamente organizzati sugli scaffali, rendendo facile trovare ciò che mi serve quando inizio a cucinare. Controllo nuovamente la mia scorta di sacchetti per congelatore e contenitori, assicurandomi di avere abbastanza per le mie sessioni di preparazione dei pasti. Con tutto al suo posto, provo un senso di sollievo e prontezza. La cucina è rifornita e sono pronta ad affrontare un mese di pasti. Questa organizzazione non solo fa risparmiare tempo ed energia, ma rende anche il resto del mese più fluido e gestibile. Con gli ingredienti sistemati, decido di tuffarmi subito nella preparazione dei pasti e inizio con un sostanzioso stufato di manzo. Questo piatto è perfetto per essere preparato in grandi quantità e si congela bene, fornendo diversi pasti per il mese a venire. Raccolgo tutti gli ingredienti necessari e mi assicuro di triplicare la ricetta. Inizio tritando una generosa quantità di verdure, cipolle, carote, sedano e patate. Il ritmo del taglio è quasi meditativo e mi aiuta a spostare l'attenzione dalla spesa appena fatta al processo di cucina. Successivamente riscaldo un po' di olio in una grande pentola e rosolo il manzo in lotti per assicurarmi che ottenga una bella doratura. Una volta rosolato il manzo, aggiungo le verdure insieme all'aglio e a una miscela di spezie, lasciando che tutto si soffrigga insieme finché la cucina non è pervasa da un ricco e saporito aroma. Verso il brodo di manzo, un goccio di vino rosso e una lattina di pomodori a cubetti. Poi aggiungo di nuovo il manzo rosolato nella pentola. Porto tutto a ebollizione e lascio cuocere lentamente, permettendo ai sapori di amalgamarsi. Il profumo dello stufato riempie la casa, facendomi dimenticare momentaneamente la mia avversione per fare la spesa. Dopo alcune ore lo stufato è pronto. Servo porzioni generose a mio marito e a mio figlio e ci sediamo a godere il pasto insieme. Lo stufato di manzo è un successo. I suoi sapori ricchi e la carne tenera portano sorrisi sui volti della mia famiglia. È incredibilmente gratificante vederli godere di un pasto fatto in casa. Finita la cena, mi dedico a conservare gli avanzi. Avevo già diviso lo stufato rimanente in diversi contenitori adatti al congelatore e li avevo lasciati raffreddare sul bancone mentre finivamo il pasto. Dopo cena metto 3 porzioni di stufato in frigo per mangiarle il giorno successivo. Il resto va nel congelatore, assicurandomi di avere pasti pronti per i giorni impegnativi che verranno. Grazie per avermi accompagnato in questo viaggio di spesa e preparazione dei pasti. Se avete apprezzato questo video, vi prego di supportarci iscrivendovi al canale e attivando la campanella delle notifiche. Il vostro supporto ci aiuta a creare contenuti di alta qualità per voi. Qual è il vostro piatto preferito da preparare in grandi quantità e congelare? Mostrateci il vostro supporto iscrivendovi al canale.